Ecco a voi una bellissima giornata di sole qui al nord. Questa volta il video non incomincia come di consuetudine perché il problema è più grande del previsto. Cerchiamo di capire quello che sta succedendo. Come vi sarete accorti, io trasmetto dall'Italia, quindi abito in Italia e nella precisione ho piazzato il mio laboratorio in questo punto. Ora, per alcune vicissitudini, io mi trovo qui e ci resterò per un bel po' di tempo. Ed è qui che nasce il problema. Come faccio a continuare questa avventura se il mio laboratorio si trova a più di 1000 chilometri di distanza? E poi, se fossero solo 1000 chilometri, sarebbe anche facile, ma diciamo che sono proprio questi 1000 chilometri il problema. E solo chi è in Italia può capirmi. Quindi, dopo un breve periodo passato nella disperazione e nello sconforto più totale, che è una caratteristica comune a tutti gli ingegneri non appena vedono un problema, ho capito che in realtà questo non è un problema, ma è un'opportunità. L'opportunità di dimostrare che nonostante questa difficoltà, l'avventura può andare avanti. Quindi posso continuare a realizzare i progetti e a testarli nel laboratorio. Per far questo però è necessario rinnovarsi, quindi adattarsi alla nuova situazione ed effettuare dei cambiamenti. Quindi, per questa nuova era del canale, perché in pratica ripartirò nuovamente da zero, ci saranno questi quattro cambiamenti importanti. Il primo è che non userò più Proteus, ma KiCad per quanto riguarda gli schematici e il layout delle PCB, perché per molti aspetti risulta essere un software migliore e molto più versatile da utilizzare. Il secondo cambiamento è che non realizzerò più le schede a mano, perché ovviamente non potendo più passare molto tempo nel laboratorio, non posso utilizzare il tempo che starò lì per poterle, diciamo, fabbricare fisicamente io. Era una cosa che mi piaceva fare, però devo sacrificare questo piacere perché non ci sarà più tempo. Quindi farò produrre le schede da JRC PCB e quindi poi gli invierò ai Gerber e mi arriverà già la scheda pronta e realizzata dove montare i componenti e testarla direttamente. Ci sarà una divisione fra l'attività di progettazione e l'attività pratica, perché ovviamente quando sarò qui io mi dedicherò alla sola progettazione teorica dell'eventuale progetto, mentre poi quando sarò giù in laboratorio mi dedicherò solo alle parti pratiche, quindi non farò un misto delle due attività, che è la cosa migliore da fare, però farò tutta la parte teorica prima e poi tutta la parte pratica dopo. Inoltre, per tutti i futuri progetti ho deciso di fare largo uso di microcontrollori e di circuiti integrati, quindi non si vedranno più parti logiche costruite a discreti, ma diciamo verranno acquistati componenti già fatti per quello specifico compito. Mentre per quanto riguarda i microcontrollori userò principalmente gli STM32, che secondo me sono la migliore scelta sul mercato che esiste attualmente. E quest'ultimo punto è soprattutto riferito al fatto che d'ora in poi voglio fare progetti ancora più sfidanti, quindi ci sarà
sicuramente bisogno di microcontrollori e circuiti integrati per poterli realizzare. Detto questo, le premesse per ricominciare ci sono tutte. Ora, attualmente ho solo il tavolino di un comodino, però c'è tutto il know-how del passato che comunque non si è perso. Quindi credo che in breve tempo le cose miglioreranno sicuramente e che ci saranno nuovi progetti presto sul canale. Per il momento quindi è tutto. Alla prossima!